Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per l'estate 2023 e abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dei pesci. Quando c'è la carta dell'imperatrice si parla di un periodo di prosperità, di abbondanza, di progettazione o gestazione per qualcuno, cioè la gestazione può essere sia di un progetto ma anche di un bambino e potrebbe anche far riferimento alla maternità o all'essere madri di se stessi. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Partiamo con un 2 di spade, amici dei pesci. La stella al contrario. Abbiamo un re di bastoni. Il mago. 8 di coppe. 7 di coppe. 3 di pentacoli, 10 di pentacoli, vediamo come terminiamo, e il papa, wow. Dunque ragazzi, devo dire che partire con questo 2 di spade è impegnativo. È impegnativo perché il 2 di spade è sempre una carta che porta conflitti, che porta come bivi o decisioni da dover prendere. In questo mazzo nello specifico parla di conflitti tra due persone, però normalmente, perlomeno come io lo sento, sono conflitti interni. Però lo andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche la stella al contrario e il re di bastoni. Ho come la sensazione che riacquisirete fiducia nella vostra capacità di gestire la situazione. In effetti c'è anche un mago, che è proprio una carta che vi dice che avete tutte le capacità, le potenzialità, le conoscenze, gli strumenti, tutto quello che vi serve per trasmutare un'eventuale energia, diciamo, di conflitto in qualche cosa di positivo. Tenete presente che comunque avete un 8 di coppe e qui vi dicono che c'è bisogno di fare un lavoro di introspezione. E il 7 di coppe, allora, tecnicamente è una carta che vi parla di possibilità che si potrebbero aprire, però è anche una carta che vi dice che queste possibilità potrebbero nascondere qualche illusione, no? Potrebbero non essere tutte possibilità, ma potrebbe esserci qualche tipo di illusione. Terminiamo poi con queste tre bellissime carte, devo dire, 3 di pentacoli e il papa, che sono due carte di contratti duraturi, contratti stabili, contratti anche familiari, sono due carte di matrimonio. E poi abbiamo un 3 di pentacoli, che è una carta che parla di collaborazioni, di responsabilità. Guardate, per qualcuno si potrebbe trattare di una nuova responsabilità, magari familiare, se consideriamo l'andamento, o potrebbe anche semplicemente essere, se per esempio non fosse quello il vostro caso, una responsabilità nei confronti delle persone che lavorano con voi o per voi. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 2 di spade. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e la ruota della fortuna. C'è qualcosa che cambierà a livello del ritmo.
Tenete presente che quando c'è il cavaliere di pentacoli si parla sempre di una certa prudenza. Andiamo a vedere la stella. Mm, 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 mm. 9 di coppe, eremita, regina di coppe e 5 di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione che ci sia un sogno qui nel cassetto, o anche non proprio nel cassetto. In questo mazzo specifico la regina di coppe viene disegnata incinta, esattamente come l'imperatrice, quindi fa proprio riferimento a un progetto, a un sogno, magari per qualcuno è proprio un bambino. Però è come se, non lo so, ho la sensazione che accantoniate questo discorso perlomeno per il periodo estivo. Probabilmente avete bisogno di schiarirvi le idee, di fare una sorta di restyling della situazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. 3 di pentacoli che avete già qui. E asso di spade. Guardate, sento che è una questione legata alle responsabilità, è come se ci dovesse essere una comunicazione o un chiarire le idee per quello che riguarda il come gestire qualche tipo di collaborazione piuttosto che qualche tipo di progetto. Potrebbe essere per qualcuno la ristrutturazione della casa. Andiamo a vedere il mago. 7 di coppe nuovamente ce l'avevate già qui e 2 di coppe. È come se vi dicessero di iniziare. Innanzitutto vi dicono di scendere dalle nuvole, è un po' quello il senso di questo 7 di coppe al contrario, e di cercare dei compromessi. Possono essere dei compromessi con voi stessi o considerate che qui si parte da un 2 di spade, potrebbero essere i compromessi con gli altri, magari in una determinata situazione lavorativa. Andiamo a vedere questo 8 di coppe. Otto di coppe nuovamente, mi sembra giusto. 4 di coppe, il diavolo, abbiamo un re di spade e un re di denari. Mm. Ragazzi, vi dico che se fosse una situazione lavorativa, cioè fatevi un esame di coscienza perché qua ci sono veramente troppe persone che vogliono mettere il becco, troppe persone che vogliono dirvi come gestire le cose. Quando c'è il diavolo si tratta di condizionamento, e qui tenete presente che avendo questi due re, sì, due re al contrario, è come se vi mancasse la chiarezza mentale, ma ve lo dicevo già qui, e anche un po' tutte queste illusioni del 7 di coppe mi dicono che insomma tanto chiare le cose non le avete in testa, ma soprattutto anche è una questione di potere materiale, cioè è come se voi faceste tanto ma alla fine non avete potere decisionale, non avete potere organizzativo, nel senso che fate quello che dicono gli altri, anche se voi magari avete delle idee geniali, ma non vengono prese in considerazione. Andiamo a vedere 7 di coppe. Cioè, soprattutto se volete iniziare qualche cosa, se volete fare di testa vostra, fatelo, ma occhio a quelle che potrebbero essere delle illusioni. Mago, un'altra volta, è interessante perché 7 di coppe mago, mago 7 di coppe. Andiamo a vedere l'altra.
Morte. Sì, è come se doveste cadere un po' dal ridimensionare, mi verrebbe anche da dire, questi vostri obiettivi, possibilità, pensieri, punti d'arrivo. Perché ho la sensazione che qualcuno qui sia convinto di non riuscire a raggiungere l'obiettivo da solo o da sola ed è per quello che si fa condizionare da persone esterne che però in realtà condizionano e non fanno andare molto avanti. Quindi qui con la morte è un po' come se dicessero ok, basta. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Cioè avete l'imperatrice, siete in una fase di prosperità o che va a prosperare. Difatti poi qui lo vediamo, però ho come la sensazione che dobbiate rimanere un po' di più fedeli a voi stessi. Allora, il 3 di pentacoli è spiegato dal sole e dal re di coppe, ragazzi, quindi devo dire che anche il sole è una carta di prosperità, di abbondanza. Soldi non mancheranno quest'estate, ve la devo dire tutta. È come se raggiungesse un certo tipo di maturità economica, di maturità anche, guardate, se si trattasse di una persona, questo cavaliere di pentacoli, è come se si raggiungesse una forte relazione pura, pulita, di amicizia. Quando c'è il re di coppe c'è sempre una maturità emotiva di base. Potrebbe anche semplicemente essere che questo tipo di collaborazione vi dia più sicurezza in voi stessi, curi, diciamo così, le insicurezze del bambino interiore. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario e la carta del giudizio. Ragazzi, io vi dico, vi sento in un momento di prosperità economica quest'estate. Può essere che voi non ve ne rendiate tanto conto col 6 di bastone al contrario, ma è perché ancora dovete imparare a vedere le cose da un punto di vista più ampio. Siete ancora talmente working in progress che non vi rendete conto di qual è già stato il progress. Ehm, Però sì, tranquilli, cioè nel senso, se siete senza lavoro può essere che arrivi un lavoro duraturo, c'è un riconoscimento. Andiamo a vedere il Papa. Torre al contrario e 6 di coppe. Sì, ragazzi, qui è come se ci fosse qualche questione a livello pubblico, a livello di famiglia, a livello di tradizioni, di gruppo di lavoro, che in qualche modo verrà regolarizzato, regolamentato, riconosciuto, portato a galla dopo tanto tempo. Wow. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Credo che abbiate più che tutto bisogno di fare un po' di chiarezza mentale. Ma perché comunque i conflitti saranno molti, soprattutto se si tratta di questioni di lavoro. Credo che molti qui fate attenzione a non farvi prendere troppo dalle illusioni, ok? Dalle false promesse. Ma in realtà false promesse non ne vedo, però sono un po' i voli pindalici che fa la nostra mente quando pensiamo al risultato. È vero che io dico sempre di puntare a 100 per riuscire ad ottenere almeno 80-70, però ehm, puntate un obiettivo che effettivamente sia raggiungibile. Andiamo a vedere ancora una fatina. Wow, l'albero della saggezza, ragazzi. Allora, vi dice che questa fatina vi aiuterà a navigare la situazione corrente e vi dice che il suo flauto può rivelare le risposte che ci sono nella vostra anima attraverso il suo suono. Allora, per me il suono del flauto è molto importante, a me vibra perché quando le mie guide hanno iniziato a comunicare con me, uno dei primi segnali
sapete che quando iniziano a comunicare è come se testassero un po' il terreno, se siamo pronti, se ci spaventiamo, se siamo aperti o cose di questo genere, no? E normalmente iniziano con dei segnali piccolini e poi con altre cose. Quando io ho iniziato ad avere fenomeni di chiaroudienza, sentivo i flauti e i violini. Quindi, e c'erano dei momenti specifici e delle zone specifiche dove io sentivo questi suoni. E in effetti quello che a me serviva era, nel momento in cui sentivo questa musica, questo flauto, focalizzarmi nel pensiero in cui stavo facendo in quel momento. Perché è come se vi dicessero, ok, poni attenzione in quello che stai pensando, poni attenzione come stai formulando il pensiero, ok? Bene, amici dei pesci, io spero che la lettura possa esservi d'aiuto per capire come navigare il prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, una condivisione, un commento o la vostra iscrizione, e se volete appoggiare attivamente il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, la fascia di abbonamento più bassa è semplicemente un supporto, mentre con la fascia di abbonamento più alta avrete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Ci tengo a fare una precisazione: il percorso individuale che sto proponendo è cucito sulla persona e si basa sul lavorare le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!